L'ultima volta che indossavo questa cravatta rossa guidavo la macchina degli sposi al matrimonio più delirante, disobbediente, bello a cui mi sia mai capitato di partecipare. Oggi l'ho ritirata fuori dall'armadio perché spero che mi porti fortuna. Ho deciso di scrivere un libro, di raccontare la guerra in Siria e la nascita dello Stato islamico, intrecciando l'epica della gente comune alla storia di questi ultimi 20 anni di guerra e terrorismo, perché dell'ISIS si parla ogni giorno, ma in pochi davvero ci hanno capito qualcosa. Chi sono gli uomini e le donne che combattono per lo Stato islamico? Chi sono i civili rimasti nelle città sotto il loro controllo? Come vivono? Ma soprattutto come siamo arrivati a tutto questo? Perché non crederete anche voi che questa gente sia spuntata fuori dal niente, dall'oggi al domani? Quanti miliardi spese la CIA per armare i Mujahideen in Afghanistan? Quanto era forte il legame fra Bin Laden e i servizi segreti sauditi e pakistani? Che ruolo ebbero l'Iran e la Siria nella riorganizzazione di Al-Qaeda nell'Iraq occupato dagli americani? E perché così tanti uomini dell'ex regime di Saddam Hussein si unirono allo Stato islamico? Ma soprattutto, perché nel bel mezzo della rivoluzione siriana Assad rimise in libertà centinaia di qaedisti dal carcere di massima sicurezza di Sednaia? E perché dall'altra parte del fronte il braccio armato dell'opposizione siriana e i suoi sponsor nel Golfo e oltreoceano scesero a patti fin da subito con gli uomini di Jolani e di al-Baghdadi? Le domande senza risposte sono tante, ma guai a pensare che sia tutto e solo un complotto della politica internazionale, perché poi ci sono le persone reali, ci sono migliaia di uomini e donne che ogni mese si arruolano volontari per combattere tra le file dello Stato islamico. Sarebbe interessante chiedersi che cosa li anima, è soltanto fanatismo o c'è dell'altro? Quanto conta ad esempio la rabbia, la disperazione dei più oppressi? Quanto conta il fatto che in certe aree il salafismo armato sia rimasto di fatto l'unica ideologia di lotta, di riscatto? E quanto conta infine il banale ma fortissimo fascino della guerra, della violenza, della vendetta, del potere? È quello che mi chiedo da un po' di tempo ed è quello che vorrei provare a raccontare nel libro, mescolando geopolitica e storytelling, una specie di romanzo del reale. Di storie ne ho già raccolte parecchie in questi anni in cui ho lavorato in Siria, ma adesso per completare il quadro c'è bisogno di rimettersi in viaggio. In un paese normale mi farei commissionare questo lavoro da un grande quotidiano o da un editore, ma purtroppo in Italia la stampa investe poco o niente su questo tipo di giornalismo e allora non mi rimane che rivolgermi a voi che mi avete accompagnato fino qua. Per finanziare 12 mesi di ricerca servono 38.000 euro. Dentro ci stanno 6 mesi di viaggio e 6 mesi di scrittura. Sostenermi è facilissimo, non dovete fare altro che prenotare una copia del libro o una presentazione e se ce la facciamo il 10% di tutte le vostre donazioni finiscono al progetto umanitario in Siria. Su www.produzionidalbasso.com trovate tutte le informazioni e 2 storie, quella del partigiano e la mia. E grazie.